Here we go! No! Here we go! Salve a tutti gamers, oggi i tre gamers a caso recensiranno Bloodborne, titolo in esclusiva PlayStation 4 sviluppato da From Software, team di Hidetaka Miyazaki. Un titolo facilotto, vero fa? Vabbè dai, ora gli faccio vedere io questi stronzi. Mannaggia Apostolo Pietro. Mannaggia il clero! Qualche problema? È solo la sesta volta che perdo. Mannaggia il Hanno spanato? Hanno spanato? Da qualche parte si è aperta una porta che conduce al vecchio labirinto. Andiamolo a vedere. Ah! Ma porca! Ladro, mannaggia il figlio del ah! Gioco che ha accomunato stampa e pubblico. Pubblico che ha fatto latte pastorizzato nelle mutande. Gameplay. Partiamo con l'analizzare il gameplay. Il gameplay di Bloodborne, fratello maggiore di Dark Souls, riprende sostanzialmente il gameplay legnoso, ma introduce qualche piccola novità. Ad esempio il Kirkhammer, un martello potentissimo ma lento, si trasforma in una spada veloce, quindi e le cose si potranno anche intercambiare in combattimento. Cioè è bellino questo sistema di combo che sopperisce anche al fatto che le armi sono meno. I falò sono scomparsi per lasciare il posto alle lanterne, che riporteranno il giocatore nel sogno del cacciatore, diciamo una zona, una sorta di nexus. Zona checkpoint. Esatto, una zona sicura per diciamo rifocillarsi. Rifocillarsi, potenziarsi, il classico avanzamento con le anime che si chiameranno echi del sangue qui, perché appunto da Bloodborne, avete visto come siamo intelligenti? All'inizio del gioco ci sono varie tipologie di classi da scegliere, però sono delle classi particolari, cioè tipo che ne so, infanzia difficile, ex militare, infanzia difficile, che cazzo, cioè però non mi picchiare! Non avremo più una fiaschetta Estus a nostra disposizione, ma avremo i consumabili, come accadeva ad esempio in Demon's Souls con le erbe. Come in passato ci ritroviamo davanti a nemici, mini boss e boss veri e propri. Ognuna di queste categorie ci farà smadonnare in maniera non indifferente. E ora passiamo al meteo. Longevità. Un gioco molto longevo, con 40 ore di gameplay, più di 40 ore di gameplay. Bella l'iniziativa con i dungeon cambiabili, come cazzo si dice? Procedurale. Bella l'iniziativa della Onlus comunque contro l'AIDS. Sia la modalità storia che i dungeon procedurali potranno essere affrontati in cooperativa e in competitiva. Potremo subire invasioni da parte di un qualsivoglia avversario e potremo noi invadere l'avventura di un altro. Per i dungeon possiamo collaborare, ma dobbiamo stare attenti perché la ricompensa è unica e quindi lo prenderemo in culo se l'altro giocatore la prende prima di noi. Storia, personaggi e ambientazione. L'accuratezza nei dettagli dei nemici e delle ambientazioni ci ha fatto davvero sgranare gli occhi. Nota di merito anche per l'editor dei personaggi che ci permette di personalizzare il nostro protagonista nelle maniere più svariate. Ottimi anche gli abiti e i vari costumi che troveremo durante il gioco, che magari riusciamo anche a fottere, che ne so, da un padre Gascogne, spendendo gli appositi punti intuizione. Un vero pezzo di merda padre Gascogne. Uccidetelo coi bug, mi raccomando. Sì, per quanto riguarda la trama, diciamo questo è sullo stampo classico della saga dei vari Souls, ovvero abbiamo qualche linea guida, cioè sappiamo chi siamo, sappiamo qual è il nostro scopo, c'è anche il boss finale, però diciamo è più basata sul lore, quindi sta a noi scoprire tutto ciò che ruota attorno al mondo di Bloodborne, attorno alla città, e questo può piacere a chi più e a chi meno. Diciamo che noi facciamo parte dei meno, no? Cioè preferiamo più una trama diretta, veloce, cioè più guidata, ecco.
un mondo così magistralmente caratterizzato poteva essere narrato in maniera un po' più d'impatto. Comparto grafico e tecnico. Nel comparto tecnico-grafico quello che mi ha particolarmente colpito sono state innanzitutto le illuminazioni che, pur non essendo dinamiche, fanno il loro dovere, e gli effetti del sangue. In particolare anche le ambientazioni molto curate in ogni dettaglio, e come ha detto Gis, l'illuminazione fa il suo dovere, soprattutto per quanto riguarda gli elementi visti in lontananza. Altra nota di merito è sicuramente rappresentata dal sonoro, sia per quanto riguarda la colonna sonora maestosa. Il mio tema preferito è quello che ha anche fatto da sfondo al trailer di Bloodborne, che è Cleric Beast, il tema della bestia, del chierico bestia, che è qualcosa di eccezionale, e per la prima volta nella serie dei Souls anche il doppiaggio in italiano, che è abbastanza buono e fa il suo lavoro. Considerazioni finali. Chiaramente non possiamo esimerci dal sottolineare i difetti che comunque il gioco presenta, ad esempio i 30 frame al secondo non stabili, l'orgia di aliasing che vediamo presente in ogni luogo, in ogni dove, e soprattutto dei caricamenti lunghissimi che sì sono stati in parte fissati con le patch, ma comunque spezzano in maniera grave quello che è il ritmo del gioco, soprattutto per tutte le volte che devi provare a sconfiggere un boss, oppure devi fare una certa determinata parte, devi andare a recuperare gli echi del sangue che hai lasciato a terra quando sei morto. Insomma, i caricamenti spezzano davvero tanto l'azione. Bello il caricamento di 12 ore, vedete? Comunque è un gioco, è From Software, quindi va bene il fatto del caricamento di 135, vedi? Comunque non spezza l'azione, vedi? Cioè è bello comunque vedere questa scritta Bloodborne in HD, questa è next gen, vedete? È dinamico. Oh! Ecco! Bene! E non capiamo perché, quando si tratta del titolo di Miyazaki, di From Software, per l'appunto si giustifichino tutte queste cose dicendo vabbè, From Software non è famosa per ottimizzare i propri giochi. Poi se invece questa cosa succede in qualsiasi altro titolo, ci si butta contro il suddetto e lo si fa una merda. Altra cosa poi, le compenetrazioni dei personaggi non giocanti con parti dello scenario, cioè il nemico che ti può attaccare attraversa completamente una grata pesantissima, enorme di questo cancello con la sua accetta, e stessa cosa poi che puoi fare tu che gli fai danno. Sono meccaniche davvero troppo ancorate al passato e andrebbero comunque migliorate e rinnovate, fissate, soprattutto con il sopraggiungere della next gen. Altra cosa, come sosteneva anche Gis in precedenza, quanto si possa considerare Bloodborne next gen? Non sarebbe forse meglio definirlo come un cross gen? Perché è vero, rimane sviluppato completamente su PlayStation 4. È sviluppato completamente su PlayStation 4, ma come abbiamo già notato, a livello grafico ci sono ancora tante imperfezioni, oppure il motore di gioco tecnicamente rimane sempre lo stesso, quindi vedere questo grande balzo in avanti non è accaduto, quindi non possiamo definirlo propriamente next gen. Sinceramente non vogliamo berci quello che ha detto From Software quando dichiarò qualche mese fa: grazie alla PlayStation 4 siamo riusciti a rendere i combattimenti più fluidi, perché riusciamo a intercambiare con la pressione di un tasto un'arma che in maniera assolutamente graziosa, in maniera assolutamente bella, fluida da vedere, si intercambia in un'altra arma nella combo. Diciamo che è abbastanza una cazzata. Capitava già in God of War 3, quando Kratos su PlayStation 3 cambiava tranquillamente le lame nel bastone, nel martello, insomma era un movimento già fluido all'epoca, non è che grazie a PlayStation 4 riusciamo a fare determinate diciamolo insomma chiaramente, Bloodborne era un titolo che poteva uscire tranquillissimamente su PlayStation 3 abbassando qualcosina nell'illuminazione, negli effetti particellari e togliendo qualcosina alle texture e al dettaglio della mappa e alla distance of view, perché comunque apprezziamo su PlayStation 4 una bella distanza di campo. Togliendo queste cose il titolo usciva su PlayStation 3 tranquillissimamente, questa è la verità.
e semplicemente non lo si è voluto fare perché appunto adesso è arrivato il momento di mettere sì in risalto la PlayStation 4 con la sua line-up, ma appunto è qualcosa legato comunque al commercio, ai Marketing, soldi, puro al marketing. Esattamente. Bene ragazzi, questa era la nostra recensione di Bloodborne. Quindi il nostro voto finale è... Come al solito fateci sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se avete trovato dei difetti, se condividete il nostro punto o ci farete causa perché siete dei fanboy del cazzo. Quindi ragazzi, iscrivetevi, commentate, condividete, altrimenti... Chiameremo Chuck Norris a stuprare le vostre sorelle. E sgozzeremo un maiale davanti ai vegani. Allora, da XXX94 Emo Blood, ecco, a 3 gamers a caso. Questi figli di puttana ora si mettono a criticare anche Bloodborne, che è un titolo perfetto che non ha assolutamente difetti, e la From Software sono geniali, di Taka Miyazaki è un genio, e io sono un fanboy di